Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale. Ciao da Ermanno. Oggi continueremo a parlare di NDE, della premorte. Siccome mi sono arrivate molte domande, alcune discussioni, cercherò di strutturare, diciamo così, la nostra ricerca in più video. Quindi ci sarà un video dell'NDE nella storia dell'umanità, quindi quello che c'è anche raccontato nei testi più o meno sacri, nei testi storici, fino ai tempi moderni, e ci sarà quella di cui parleremo di testimonianze, parleremo di fatti realmente accaduti, sentiremo le versioni di medici e di scienziati. Oggi vi faccio un po' un racconto di quelli che sono stati gli studiosi che hanno fatto un po' la storia dell'NDE. Comunque sul canale troverete sempre nella playlist NDE anche la recensione di alcuni libri che parlano di questo, e poi faremo anche un elenco più dettagliato dei libri, eventualmente anche dei siti internet seri in cui potrete trovare testimonianze o racconti o studi scientifici dell'NDE. Bene, quindi oggi parliamo un po' di quelli che hanno fatto la storia dell'NDE. Come abbiamo detto, il primo da citare in assoluto è il dottor Moody. Il dottor Raymond A. Moody Jr. È un dottore americano che inizialmente si era laureato in filosofia e ha fatto poi l'aiutante anche all'università, quindi si è messo a studiare medicina e infine si è anche specializzato in psichiatria. Quindi un plurilaureato, ricercatore scientifico che durante i suoi studi iniziò a incappare in alcune persone che gli raccontavano di queste esperienze di premorte, e che una volta professionista, laureato e medico ha iniziato a studiare proprio dal punto di vista scientifico, tanto da ricevere uno scossone anche personale e quindi iniziare a diventare anche una persona che crede nella spiritualità, quindi nella vita dopo la morte, che crede in un senso superiore dell'essere umano. Il suo primo libro, La vita oltre la vita, fece scalpore, uscì nel 1974 e fece scalpore sia nel mondo scientifico che nei vari mondi religiosi, in quanto parlava di un argomento che di solito era tipico della religione, ma anche coperto da un certo velo di mistero dal punto di vista religioso. E dopodiché scrisse altri libri, tra cui La luce oltre la vita, nel quale, oltre a parlare di esperienze, di testimonianze raccolte, va a vagliare gli studi fatti da altri colleghi, da altri scienziati, da altri medici, e ha pure una testimonianza in apertura della dottoressa Kubler-Ross. La dottoressa Kubler-Ross è un'altra delle apripista dell'NDE, una dottoressa svizzera che si innamora e sposa un americano e va a lavorare negli Stati Uniti d'America perché segue il marito. È lì uno dei primi incarichi che gli danno, essendo un medico straniero, quindi non potendo iniziare subito a lavorare nel mondo del privato, comunque della sanità di un certo tipo, entra in un ospedale pubblico e la mettono a seguire dei bambini malati terminali o malati cronici. Per cui lì lei inizia a avere anche lei dei riscontri da parte di questi bambini che erano scevri da ogni preconcetto o educazione religiosa forte, o altre cose che si formano durante la crescita dell'essere umano. Iniziano a parlare anche loro di queste esperienze di NDE e quindi anche lei inizia degli studi. I suoi studi vanno così avanti, le sue convinzioni vanno così avanti, tanto da arrivare a scrivere un libro piuttosto forte che si chiama La morte è di vitale importanza. Perché la morte è di vitale importanza? Perché bisogna morire per poter continuare a vivere. Queste sono le sue conclusioni.
Un altro medico che è stato poi il precursore assieme alla Kubler-Ross dello studio della premorte per quello che riguarda i bambini è il pediatra Melvin Morse. Melvin Morse, che a Shuttle negli Stati Uniti d'America ha iniziato uno studio appunto sulla premorte, interrogando, vedendo testimonianze di bambini, stabilendo le loro cartelle cliniche, quindi tutto quello che c'è da vedere per valutare che non siano allucinazioni, che non siano stati dovuti ad altro, e ha creato anche lui degli studi e degli libri. Quindi lui è stato il precursore dello studio dell'NDE per quello che riguarda l'età pediatrica. Un altro medico che è stato un precursore degli studi dell'NDE è il dottor Sabon, un noto cardiologo, che aveva iniziato questi studi più per lo scetticismo che per la convinzione. Infatti aveva assistito a un workshop del dottor Moody ed era molto scettico che tutto ciò potesse essere vero. Ha iniziato degli studi, ha raccolto ben 116 casi che ha diviso in 3 categorie, e in questi 116 casi gli hanno dimostrato sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista esperienziale che c'è qualcosa di più e che quindi questo argomento andava ancora maggiormente approfondito e ha continuato a studiarlo. Passiamo poi al dottor Kenneth Ring. Il dottor Kenneth Ring, anche questo un notissimo professionista della medicina statunitense, era venuto a conoscenza del libro di Moody da ragazzo negli anni 70 e quando poi divenne un professionista decise poi di approfondire, un medico affermato, decise poi di approfondire un po' questa tematica, tanto che lui stesso ideò una formulazione di anamnesi, chiamiamola così, di interrogazione dei vari pazienti, oltre che la testimonianza delle loro cartelle cliniche, che ancora oggi è diventata la base ed è utilizzata per tutte le indagini scientifiche che vengono fatte per l'NDE. Alcuni suoi libri furono Life at Death, poi Near Death Experience, e quindi tutti i libri che parlano della premorte. Un'altra cosa che ha definito il dottor Ring è che a differenza delle persone che hanno allucinazioni, che sono pazze, che hanno problemi di droga, quindi eccetera eccetera, le persone che hanno avuto l'NDE solitamente migliorano, cioè sono molto coerenti, sono molto positive, migliorano la loro vita e di quelle in cui sta attorno, mentre chi ha allucinazioni, chi impazzisce, chi assume droghe, generalmente diventa un personaggio distruttivo. Sono state effettuate poi 2 ricerche da parte di 2 università, una dall'Università della California, promossa dal dottor Timothy Green, e l'altra dalla dottoressa Penelope Friedman su 50 casi. Per cui poi il dottor Kenneth Ring, di cui abbiamo appena parlato, ha preso in mano tutte queste 2 ricerche e insieme ha fatto una disamina di queste ricerche che ancora una volta hanno portato a dimostrare che esiste questa NDE. Un altro delle persone che possiamo considerare precursori dell'NDE non è altro che il famoso psicologo e uno dei padri della psicologia moderna e della psicoterapia moderna, Carl Gustav Jung. Jung infatti ebbe lui stesso un'esperienza di premorte a seguito di un infarto. Vi leggo testualmente quello che disse Jung in una lettera dopo aver avuto questa esperienza di premorte, e dice: quel che avviene dopo la morte è qualcosa di uno splendore talmente indicibile che la nostra immaginazione e la nostra sensibilità non potrebbero concepire nemmeno approssimativamente. Prima o poi i morti diventeranno un tutt'uno con noi, ma nella realtà attuale sappiamo poco o nulla di quel modo d'essere. Cosa sapremo di questa terra dopo la morte? La dissoluzione della nostra forma temporanea nell'eternità non comporta una perdita di significato, piuttosto ci sentiremo tutti membri di un unico corpo. Queste sono le parole scritte da Jung in una lettera dopo aver avuto questa esperienza di premorte a seguito di un infarto cardiaco.
Ecco, abbiamo citato i maggiori esponenti di quello che è una nascente branca di studio scientifico, che è quello dell'NDE. Ci sono altri personaggi, altri studiosi, altri scienziati più recenti. Tra i più famosi ricordiamo il dottor Pim van Lommel, rianimatore, cardiologo olandese, che ha fatto uno studio in 10 anni su 344 casi accertati di NDE. Poi parliamo del dottor Grayson dell'Università della Virginia, il quale ha inventato poi la scala di Grayson, che è diventato un altro diciamo così, parametro da utilizzare per lo studio dell'NDE. E infine il dottor Sam Palmia, di cui ne abbiamo parlato un poco tempo fa, dell'Università Statale Storybrooke di New York, che con il dottor Frederick e altri medici, altri 10 ospedali, anzi altri 20 ospedali tra Stati Uniti e Europa, ha creato questo progetto HOUR, che è un progetto che studia appunto l'NDE con una metodica ancora più approfondita. Alcuni dati ce li ha già forniti, altri dati sono ancora in fase di studio. Quindi spero di avervi dato modo di avere dei punti di riferimento, dei nomi di riferimento, se volete cercarli su internet, se volete prendervi alcuni dei loro libri, così da iniziare a capire come l'NDE è stata strutturata da chi l'ha studiata e da come l'NDE, diciamo così, si presenta. Quindi avere un'idea di cosa è approfonditamente l'NDE. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, per voi è gratuito, a me aiuta a crescere come canale, mettete un bel like, condividete il video, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno!